Bentornati nel rifugio della verità, quell'angolo del web in cui spaziamo via le scorie del pettegolezzo per riportare alla luce ciò che conta davvero. State guardando Segreti Turchi. Se in queste settimane vi siete svegliati con il fiato corto, aprendo i social e trovando il cielo coperto da nuvole di congetture implacabili, oggi l'alba torna a brillare. Per i fan che credono nella sintonia quasi magnetica tra Gökberk YLDRM e la luminosa Cemre Arda, l'ultimo mese è sembrato una notte lunga e ostinata, piena di segni e di scenari peggiori. Ma il vento è cambiato. Questa non è la solita storia basata su presunti addetti ai lavori o soffiate senza volto. Oggi parliamo di una voce che conta davvero, che avanza con fermezza assoluta. È la voce di chi siede al centro del focolare domestico, un custode discreto degli affetti, che ha deciso di parlare e, così facendo, ha spostato l'asse di tutto ciò che pensavamo di sapere. Oggi su Segreti Turchi analizziamo l'intervento che ha rimesso in carreggiata un racconto, scomponiamo le parole di un padre che si è alzato in difesa di suo figlio, e assistiamo alla saldatura di un legame familiare più resistente di qualsiasi titolo urlato. Prima, però, una domanda per voi, la linfa di questo canale. Credete che l'amore possa reggere senza il sostegno della famiglia? O è proprio quella benedizione a completare il puzzle? Se apprezzate questi approfondimenti dal respiro cinematografico nelle vite delle stelle che amate, assicuratevi di iscrivervi a Segreti Turchi. E se desiderate sostenere il nostro racconto indipendente e partecipare a discussioni riservate alla community, il tasto abbonati è lì per voi. Il vostro supporto è il carburante che ci permette di continuare. Adesso, facciamo un respiro profondo e ascoltiamo. Per cogliere fino in fondo la portata di ciò che è avvenuto, dobbiamo riconoscere la turbolenza che abbiamo appena attraversato. Il mondo dello spettacolo è stato inzuppato da una tempesta costruita a tavolino con un unico scopo: far vacillare l'intesa tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Una grandinata di invenzioni corrosive. Le timeline e le copertine patinate hanno ruminato lo stesso copione tossico, presunte gelosie fuori controllo, ambizioni professionali dipinte come un muro invalicabile, tenerezza privata sacrificata sull'altare del successo. Giorno dopo giorno ci siamo ritrovati davanti titoli che proclamavano che la loro fiaba avesse esaurito le pagine, che la rottura fosse imminente o addirittura già consumata lontano dagli occhi. La narrativa era implacabile. La crescita delle loro carriere stava diventando un blocco di cemento, i fraintendimenti avrebbero soppiantato l'affetto. La paura, palpabile, si è fatta strada anche tra i più fiduciosi, e se il frastuono, a furia di battere, riuscisse davvero a produrre una crepa dove non c'era. Nella nostra ansia, però, abbiamo dimenticato una verità elementare: i legami con radici profonde non si piegano al primo reffolo. Proprio quando la notte sembrava più buia, è arrivata la luce. Non un riflettore di studio, non un comunicato stilato da un ufficio stampa. È arrivata da una casa di famiglia. Il protagonista di oggi non indossa la fama come un'armatura, non cerca applausi, e non ha alcun interesse per i gadget della celebrità. È il padre di Gökberk YLDRM. Un signore di un'altra scuola, un patriarca che osserva con sguardo saldo e ama senza bisogno di platee. Da anni vive defilato, scegliendo la dignità al posto dello spettacolo. Ma quando ha percepito che la serenità di suo figlio, e la reputazione della donna che lui ama, venivano insidiate da un carrozzone impazzito di falsità, si è alzato con una forza tranquilla. Stanco di vedere il proprio cognome trascinato nel fango delle illazioni, ha rotto il silenzio. Non lo ha fatto con rabbia, ma con amore protettivo, quello capace di staccare la spina al rumore. In un'intervista esclusiva, concessa con l'unico scopo di chiudere il sipario su questa farsa, ha parlato con una chiarezza che ha gelato l'aria. Con la calma di chi è radicato nella verità, ha detto: «Ho ascoltato troppe invenzioni in televisione e non posso più restare fermo. Conosco il cuore di mio figlio meglio di chiunque. Gökberk non lascerebbe mai Cemre, lei è l'altra metà della sua anima. Fermiamoci un istante. L'altra metà della sua anima. Non l'ha chiamata fidanzata, non compagna. Ha scelto un lessico spirituale, che suona come una promessa.
In un contesto dove i legami familiari sono sacri e la parola di un padre ha un valore quasi sacramentale, una dichiarazione del genere pesa più di un esercito di PR. Non è una frase, è una benedizione. È il sigillo che dice: questo amore non è solo un capitolo nella vita di Gökberk, è la sua sostanza. E non si è fermato lì. Consapevole del bisbiglio velenoso che insinuava attrito tra Cemre e la famiglia YLDRM, ha voluto chiarire una volta per tutte: Cemre non è soltanto la donna di mio figlio. Per noi, è già una figlia. È autentica, gentile, e l'amore di mio figlio per lei non ha misura. Parole che vanno dritte al cuore di ogni tentativo di erigere un muro tra le famiglie. Chiamarla figlia significa spalancare la porta più sorvegliata, non solo farla entrare in casa, ma accoglierla nella discendenza. È un atto di accettazione radicale. Questo momento capovolge tutto. Riscrive il racconto che si cercava di imporre. Ricorda a tutti che la vita vera accade a tavola, non in un thread. Vi chiedo, come vi siete sentiti ascoltando queste parole? Avete provato sollievo? Scrivetecelo nei commenti, leggiamo ogni esperienza. E se questo approfondimento vi sta appassionando, regalateci un mi piace, ci aiuta a raggiungere chi è stanco delle notizie confezionate. Per chi desidera sostenerci nelle inchieste e nella cura dei dettagli, il tasto abbonati vi rende parte attiva del nostro percorso. Più di quanto immaginiate, il vostro contributo fa la differenza. L'intervento del padre ha raggiunto il suo vertice emotivo non con proclami altisonanti, ma con un ricordo intimo, qualcosa che da soli non avremmo mai potuto vedere. Ha descritto una scena di pochi giorni fa, nel giardino di casa. Immaginatela. La luce del tardo pomeriggio a incendiare le foglie di riflessi dorati, un soffio gentile tra i rami, e due persone sedute vicine sulla stessa panchina. Li ho visti mano nella mano, parlavano del domani, ha raccontato, e nel suo tono si percepiva un sorriso. C'era una luce nei loro occhi che non puoi simulare. Si guardavano in modo tale che ho capito, in quell'istante preciso, che nulla e nessuno potrà costringerli a separarsi. Non è l'inquadratura lucidata di un dramma televisivo, è il vero silenzio di due persone in casa propria. Il mondo ridotto a una panchina e a una conversazione, con un padre testimone di un'affezione che non ha bisogno di telecamere. È la conferma che il loro legame esiste soprattutto nei momenti quieti, lontano dal frastuono. L'eco di quelle frasi è stata immediata. Le telecamere hanno incrociato Gökberk YLDRM all'uscita da una giornata di riprese infinita. Era provato, il peso della produzione sulle spalle, ma quando i cronisti gli hanno riportato le parole del padre, qualcosa nel suo sguardo è cambiato. Gli occhi gli si sono riempiti di riconoscenza e orgoglio, i tratti si sono distesi come se l'aria si fosse fatta leggera. Ha confermato tutto con un sorriso che ha addolcito la notte. Mio padre è la mia bussola, ha detto, con la voce appena incrinata dall'emozione. Mi legge dentro da sempre. Se afferma che non lascerò Cemre, è perché è la verità più semplice. Cemre è il mio destino e il mio rifugio. Non fatevi ingannare dalle invenzioni, siamo più felici che mai. Chiamare qualcuno rifugio significa indicare il luogo in cui torni quando il mondo diventa troppo rumoroso. In una sola frase, Gökberk ha sollevato un bastione invalicabile attorno alla loro vita. E Cemre è arda. Elegante e concreta come la conosciamo. La sua gioia è affiorata senza bisogno di gesti teatrali quando è stata raggiunta poco dopo. Sapere che la famiglia dell'uomo che ama si stringe attorno a lei vale più di qualsiasi copertina o trofeo. Con la grazia che da sempre la distingue, ha risposto, sentire l'abbraccio della famiglia di Gökberk è il dono più prezioso. Suo padre è un uomo saggio, lo rispetto profondamente. Le sue parole mi hanno dato forza. Il nostro legame non si spezza. Ascoltate quel non si spezza, non fragile, non condizionato. Imprescindibile. Non solo ha riaffermato il sentimento, ma ha onorato la tradizione e mostrato rispetto per la casa di lui. Così ha chiuso la porta alla narrazione manipolatoria che voleva mettere il nido contro il cuore. Non è un'estranea, è parte della struttura.
E la storia non si chiude con dichiarazioni rubate in strada. Fonti affidabili raccontano che, dopo quel vortice di emozioni, c'è stata una cena intima, una riunione raccolta organizzata per ringraziare il padre la cui voce ha attraversato la nebbia. Immaginate la stanza, una tavola preparata con cura, piatti che profumano di cucina di casa, bicchieri che si toccano appena, strette di mano più lunghe del solito. L'atmosfera, ci dicono, sa di vittoria pulita. È il sollievo di una famiglia che ha attraversato la pioggia ed è riemersa asciutta. Le voci più benevole sussurrano che a un certo punto, gli sguardi si siano posati sul capotavola mentre Gökberk alzava il calice. Ha guardato suo padre negli occhi e ha detto: «Grazie per aver ricordato al mondo quanto profondamente amo questa donna». Non un brindisi alla visibilità. Una promessa rinnovata davanti all'unico pubblico che conta davvero. Chi ha provato a dividerli, ora fa marcia indietro. Gökberk non sta lasciando Cemre, e Cemre non sta lasciando Gökberk. Come ha fatto intendere il padre, conosce il cuore di suo figlio e sa dove batte. Non sono soltanto una coppia capace di illuminare lo schermo, né due carriere luminose che si incrociano. Sono una famiglia in costruzione, imparano, proteggono, celebrano insieme. Questo è ciò che resiste alle stagioni. Quanto al domani, sembra schiarirsi. Con la benedizione di un padre e con i fan che non hanno smesso di credere, la strada davanti a loro appare lineare. Forse quel dialogo in giardino alludeva a progetti, a una casa più stabile, a radici piantate dove tornare sempre. Qualunque cosa sia, la realizzeranno su un terreno solido, difeso con coraggio in queste settimane. Grazie per essere stati con noi a festeggiare questa piccola vittoria della realtà su Segreti Turchi. Se questa storia vi ha scaldato il cuore, ditecelo nei commenti con la parola stella. E ricordate, se volete sostenere un racconto indipendente che rispetta gli artisti mentre svela ciò che conta, il tasto abbonati è il modo migliore per aiutarci. Alla prossima, credete alle radici, non al vento. Prima di salutarci davvero, lasciate che torni su un punto. Ciò che abbiamo visto non è soltanto la smentita di un pettegolezzo, è un patto riaffermato tra generazioni. Un padre che riconosce la donna accanto a suo figlio come parte della propria storia. Un figlio che raccoglie quell'investitura e la trasforma in protezione concreta. Una donna che risponde con rispetto e fermezza. È il triangolo invisibile che rende un amore più forte del clamore. In un sistema che si nutre di frasi estrapolate e di titoli accecanti, assistere a un gesto così umano ha il sapore di un ritorno a casa. Forse per questo ci ha toccati tanto. Perché parla anche di noi, dei nostri desideri di essere compresi e di appartenere. Quindi sì, iscrivetevi a Segreti Turchi se cercate un posto dove le storie vengono raccontate con respiro e cura. E se potete, abbonatevi, ci permette di dedicarci con pazienza a verifiche, testimonianze, particolari che fanno la differenza. L'amore, quando è reale, non teme i riflettori, preferisce le panchine in giardino, le parole sussurrate, i brindisi brevi ma pieni. E magari, fra un set e l'altro, fra un giorno in salita e una sera di pace, Gökberk e Cemre staranno già scegliendo le cornici da appendere in una casa che sentono loro. Se quel giorno arriverà, sarà nato qui, in gesti semplici, e avrà avuto l'impronta di chi ha creduto fin dall'inizio. Noi ci saremo, come sempre, con la stessa promessa di oggi, rispettare le persone, smontare i rumori, raccontare le verità che si possono toccare. Questa, la verità di una benedizione data e di un amore che resiste, ci basta e avanza. E finché continuerete a camminare con noi, Segreti Turchi non spegnerà la luce. Restate connessi, prendetevi cura di voi e tenete il cuore aperto. Le storie migliori sono quelle che non hanno bisogno di urlare.